La saggezza di Connie Mendez per trovare pace e armonia. Ciao e benvenuto. Oggi voglio condividere con te un insegnamento prezioso, tratto dalla saggezza di Connie Mendez, che ti aiuterà a comprendere meglio il tuo processo spirituale. A volte, nel cammino spirituale, possiamo sentirci in difficoltà, pensando di non stare facendo le cose giuste, ma la realtà è ben diversa. Ti invito a porre molta attenzione a queste parole, perché credo che ti porteranno una grande pace e ti faranno capire che sei nel posto giusto. Cominciamo. Se stai cercando di vivere una vita spirituale, sappi che hai diritto alla pace interiore e a un progresso armonioso. Se qualcosa non sta funzionando come speravi, chiedi alla saggezza divina di mostrarti la causa di questo blocco. È importante dedicare ogni giorno del tempo alla preghiera, che può essere sotto forma di meditazione, lettura spirituale o ripetizione delle tue affermazioni preferite. E vivi la tua vita nel modo più possibile allineato con la volontà divina, nel rispetto del momento presente. Se stai facendo questo, sinceramente, non c'è nulla di più che tu possa fare. Non c'è motivo di sentirti in colpa o di pensare di non essere all'altezza. Non è il tuo dovere fare ciò che va oltre le tue forze o il tuo attuale campo d'azione. Dio è il nostro Padre amorevole e un padre non chiede mai l'impossibile da un figlio che cerca di fare del suo meglio. Inoltre, non è il tuo dovere fare ciò che non hai il tempo di fare. Dio, in quanto saggezza infinita, si manifesta anche nel senso comune, e il senso comune ci dice che non è possibile adempiere a più doveri di quelli che possiamo realisticamente portare avanti in un solo giorno. Se ti trovi in una situazione in cui senti di non avere le risorse per fare tutto ciò che vorresti, probabilmente stai nutrendo pensieri distorti. La realtà non è che Dio ti abbia lanciato nel mondo con le mani legate, condannandoti a fallire. Siamo figli di Dio, e come tali, siamo nati con il diritto divino di vivere una vita piena di abbondanza, gioia e realizzazione. La nostra vera essenza è quella di essere esseri divini, e proprio per questo possiamo attingere a tutte le risorse spirituali e materiali che ci sono destinate. Abbiamo il libero arbitrio, un dono divino che ci permette di scegliere liberamente il nostro cammino in questa vita. Questo significa che, pur essendo figli di Dio e avendo una connessione profonda con la nostra essenza divina, siamo chiamati a fare scelte consapevoli che riflettono la nostra volontà, la nostra fede e la nostra crescita spirituale. Il libero arbitrio non solo ci consente di determinare le direzioni che prenderemo, ma ci offre anche la responsabilità di creare la realtà che desideriamo. Non siamo schiavi delle circostanze o degli eventi esterni, ma siamo i creatori della nostra vita, in ogni momento, attraverso le decisioni che prendiamo. Ogni pensiero, parola e azione è un atto di scelta che riflette il nostro potere di manifestare la nostra verità e realizzare il nostro destino. Con il libero arbitrio, siamo chiamati a evolverci, a imparare, a crescere e a vivere una vita che rispecchi la nostra divinità, mettendo in pratica il nostro diritto di vivere in armonia con la nostra essenza spirituale. Non c'è nulla che sia fuori dalla nostra portata, perché Dio ha già posto in noi il potenziale infinito per raggiungere tutto ciò che desideriamo, a condizione che riconosciamo la nostra natura divina e agiamo in armonia con essa. Il nostro diritto, come figli di Dio, è di vivere una vita che riflette la nostra maestosa verità, in piena consapevolezza e gratitudine, attrarre ciò che è nostro per diritto di coscienza. Ricorda le parole del Salmo 46 che dice: Dio è il nostro rifugio e la nostra forza, un aiuto pronto nelle difficoltà. E termina dicendo: sii ancora e riconosci che io sono Dio. Questo è un invito a fermarti, a credere veramente in queste parole e a viverle con fede, perché è la fede che sposta le montagne. Non è il tuo dovere fare qualcosa che metta in pericolo la tua integrità spirituale o personale. Nessuno ti può costringere a fare qualcosa che vada contro i tuoi principi, come ad esempio mentire. Non credere alla falsa apparenza che non ci sia lavoro o che il denaro sia impossibile da guadagnare. Queste sono bugie. Affermalo con fermezza
e credi che le circostanze possono migliorare. Non sacrificare la tua crescita spirituale per nessuna circostanza. Nel piano spirituale, la verità è che non esiste il concetto di tempo. Non c'è passato né futuro. Tutto accade nel presente. Se vivi nel presente con la consapevolezza che tutte le necessità sono già soddisfatte, che oggi hai la forza, la pace e l'aiuto necessari, capirai che il futuro è solo un'illusione. I nostri timori sono sempre proiettati in un domani che non esiste ancora. La Bibbia ci dice: oggi è il giorno della salvezza. Dio vive nell'eterno presente e non ha fretta. È in costante serenità. Non è il tuo dovere sacrificare la tua felicità e il tuo benessere per qualcosa che appartiene al domani, perché spesso ci dimentichiamo che il vero potere risiede nel presente. Vivere nel futuro, nel preoccuparsi di ciò che ancora non è, ti impedisce di godere delle opportunità che la vita ti offre adesso. Ogni momento che sprechiamo a pensare ai problemi del domani è un momento in cui perdiamo l'occasione di nutrire la nostra anima, di crescere e di essere felici. Inizia da te stesso, dai piccoli gesti quotidiani che portano benessere nel tuo cuore e nella tua mente. Come dice il Sermone della Montagna, prima rimuovi la pagliuzza dal tuo occhio, poi pensa a quella nel tuo vicino. Questa profonda verità ci invita a guardare dentro di noi, a lavorare sulla nostra crescita interiore, prima di poter essere davvero di aiuto agli altri. Solo quando riusciamo a riconoscere e a curare le nostre debolezze, le nostre paure e le nostre fragilità, possiamo portare un cambiamento positivo nel mondo che ci circonda. Il cammino spirituale è una continua evoluzione, ma è fondamentale ricordare che la nostra felicità non può essere sacrificata per un ideale di perfezione futura. Vivere con la consapevolezza che ogni giorno offre una nuova possibilità di essere migliori, di essere più in sintonia con la nostra essenza divina, è ciò che ci permette di vivere in pace con noi stessi e con il mondo. Non è mai il momento giusto per rimandare la nostra felicità, perché il momento giusto è sempre adesso. Prima di cercare di cambiare il mondo, inizia con il cambiamento dentro di te. Non è il tuo dovere essere impaziente, triste, arrabbiato o negativo in nessuna circostanza. La Bibbia ci insegna che la gioia del Signore è la nostra forza. Questo significa che per avere successo, per lavorare, per essere felici e progredire, dobbiamo rimanere positivi. Essere positivi non significa ignorare le difficoltà della vita o nascondere le emozioni, ma piuttosto significa essere contenuti, centrati e in grado di affrontare le sfide con serenità e fiducia. La positività non è semplicemente un atteggiamento superficiale, ma un riflesso della nostra consapevolezza interiore, del riconoscere che siamo esseri divini, nati per vivere in armonia con la nostra essenza. Cristo dentro di noi, la nostra luce interiore, non può operare nel pieno del suo potenziale se permettiamo che la negatività prenda il sopravvento. Quando ci lasciamo sopraffare dalla tristezza, dalla rabbia o dalla disperazione, chiudiamo la porta a quella presenza divina che vuole guidarci verso la pace, l'amore e la realizzazione. Cristo si rallegra con la nostra gioia, con la nostra pace interiore, e si allontana quando ci permettiamo di essere dominati dal pessimismo e dall'oscurità. Non è che Cristo non sia sempre con noi, ma la nostra mente negativa può impedire alla sua luce di brillare dentro di noi. Essere positivi significa quindi permettere a Cristo di operare attraverso di noi, di farci sentire la sua presenza nella gioia, nella serenità e nell'amore che emaniamo. Quando siamo aperti alla luce, quando siamo centrati nell'amore e nella gratitudine, Cristo si manifesta in tutta la sua potenza, portandoci quella pace profonda che solo la vera connessione con la nostra essenza divina può dare. La positività non è solo un atteggiamento mentale, ma una scelta che riflette il nostro allineamento con la nostra luce interiore, una luce che ci guida, ci fortifica e ci trasforma. Se questo video ti è piaciuto, se ti ha dato una nuova prospettiva o un piccolo aiuto nel tuo cammino spirituale, fammelo sapere nei commenti. Lascia un like e non dimenticare di iscriverti al canale per continuare a imparare insieme.
Sono davvero felice che tu sia qui e leggere i tuoi commenti mi riempie il cuore di gioia, sapendo che ho potuto aiutarti a fare un piccolo passo in più nel tuo processo spirituale. Fino al prossimo video, che Dio ti benedica sempre. Grazie di cuore!